Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video nel canale Segugio Garage. Io sono Federico ed oggi andremo a vedere come sostituire l'elettroventola nella Peugeot 207 1006 HD. In questo caso l'elettroventola di quest'auto, cioè quella ventola che viene comandata elettricamente e va a dissipare il calore del radiatore, fa un bruttissimo rumore mentre è in marcia e da fermo, come vi farò vedere fra poco, ha un bruttissimo gioco. In questo video andremo quindi a vedere come accedere all'elettroventola nel vano motore della Peugeot 207, come andarla a sostituire e a rimettere una nuova, che nel mio caso è un ricambio preso allo sfasciacarrozze. Se intanto però non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e lasciate qui sotto un commento per dire la vostra. Non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito all'opera con la sostituzione dell'elettroventola nella Peugeot 207 1006 HD. Guardiamo che bruttissimo gioco ha questa ventolona. Andiamo quindi a sostituire l'elettroventola nella Peugeot 207 HD 1006. Io ho già provveduto a sollevare l'auto mettendo dei cavalletti di sicurezza, perché per sostituire l'elettroventola purtroppo è complicato agire da qui. Infatti l'elettroventola è qui, però ho visto già che non esce, quindi usciremo da sotto. Da togliere prima la protezione di plastica in basso, andando a scaricare l'acqua. Infatti ho già preparato una vaschetta per il liquido di raffreddamento. In questa maniera faremo uscire direttamente l'elettroventola da sotto. Questo è bene o male il materiale che andrò ad utilizzare. Molto comode queste pinze, perché permettono di stringere quelle fascette dei tubi dell'acqua. Poi alcuni accessori per svitare più velocemente, cacciavite, cricchetto con la bussola da 10, straccio, vaschetta. Mettiamoci subito all'opera andando sotto l'auto. Siamo sotto l'auto. Quella è l'elettroventola da sostituire. Che fa molto rumore. L'elettroventola ha due viti Torx superiori, mentre inferiormente non ha delle viti, ma è semplicemente incastrato qui e qui, in questa maniera qua. Abbiamo tre connettori, di cui due arancioni e uno qui sopra nero. Con un semplice cacciavitino le togliamo. Mentre qui abbiamo il tubo del liquido di raffreddamento.
Andiamo a rimuovere le due viti con la testa Torx che tengono fissato l'elettroventola superiormente. Per fare questo andiamo a rimuovere questa parte dell'impianto di aspirazione. Le due viti sono qui, una e questa è la seconda. Vediamo che l'elettroventola ora è perfettamente libera. Inferiormente abbiamo due agganci, mentre superiormente abbiamo due viti, però la facciamo scendere da sotto perché da sopra non passa. Quindi ora passiamo a svuotare l'impianto dell'acqua staccando il tubo del radiatore inferiore. Quindi andiamo sotto, prepariamoci a scaricare l'acqua aiutandoci con una chiave a pappagallo, e prepariamoci a fare il bagno. Mi raccomando ragazzi, se avete un cane non lasciate mai alla sua portata questo liquido perché è velenoso. Mettiamolo quindi da parte. Siamo nella fase clou, dobbiamo sfilare il vecchio e rotto ventolone. Prima di andare a installare la nuova ventola assicuriamoci che sia tutto compatibile. Questa è la vecchia con il gioco e questa è la nuova. Andiamo a vedere se gli attacchi sono identici. In questa maniera più che altro. Se le distanze sono simili. Sono uguali anche i punti di attacco delle viti e direi che sono esattamente la stessa cosa. Andiamo a rimettere su la nuova ventola esattamente come l'abbiamo smontata. Assicuriamoci che questo piedino e anche quest'altro entrino nelle loro rispettive asole. Andiamo a rimettere su le due viti con la testa Torx 20. Stringiamo ma senza esagerare, dal momento che l'asola è di plastica. Rimettiamo il tubo del radiatore superiore. Molto comodo utilizzare questa pinza. Ok, adesso torniamo sotto per attaccare il cablaggio della ventola. Mettiamo sempre la sicura affinché il connettore non si stacchi inavvertitamente. Facciamo lo stesso anche con la parte superiore.
L'altro connettore invece è semplicemente a incastro. Sentiremo un click. Possiamo riattaccare il tubo dell'acqua. Possiamo rimontare semplicemente ora la barra, la protezione e andare a effettuare il carico dell'acqua. Utilizziamo questo comodissimo avvitatore ad impatto che ci fa risparmiare un sacco di tempo. Andiamo a rimettere su la plastica. Adesso che abbiamo rimontato tutto, dobbiamo procedere a riattaccare la batteria che avevamo staccato per motivi di sicurezza e a caricare nuovamente l'acqua nel circuito. Qui sotto vi indico il nipplo di spurgo dell'aria dall'impianto dell'acqua. Quindi una volta che avremo riattaccato la batteria, caricata l'acqua, metteremo in moto e aspetteremo la prima accensione della ventola. Successivamente andremo a togliere l'aria dal circuito e eventualmente rabboccare nuovamente, perché sicuramente il livello si sarà abbassato. Portiamo al livello. Circa 10 minuti che l'auto si è scaldata, la ventola vediamo che è partita e non fa nessun gioco, nessun rumore. Quindi adesso andiamo a fare lo spurgo dell'aria dall'impianto. Ed eccoci cari amici del canale giunti al termine di questo video nel quale abbiamo sostituito l'elettroventola nella Peugeot 207, operazione che però è comune anche ad altre auto. Spero che questo video vi sia risultato utile, nel qual caso vi invito a mettere un mi piace al video e a lasciare un commento qui sotto. Tutti i prodotti che vedete utilizzati da me li trovate in descrizione con un link per poterli acquistare. Avete visto come ho utilizzato oggi questi comodissimi tappeti, molto comodi, molto pratici e componibili in diverse forme per potersi adattare alle nostre esigenze, e sono molto utili, ve li consiglio per chi come me ad esempio lavora molto da terra e quindi ha bisogno di isolarsi dal terreno. Quindi con questo per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!